Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non ci conoscesse, io mi chiamo Victor, lei è Sonia. Noi siamo due ragazzi che viviamo in van e lavorano mentre viaggiano. Entrambi facciamo dei lavori digitali e viaggiamo su questo magico van che si chiama Juanito. Detto Juani. Benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati alle Lofoten! L'autista dice sì, ci piace. Siamo un attimino in ansia perché abbiamo letto commenti di gente che dice che c'è tantissima gente, tantissimo turismo e noi che arriviamo da in realtà 2 mesi di pace, Molto tranquilli, sì. molto tranquilli, ci siamo abituati molto bene e già avevamo fatica a trovare posti perché comunque di camper ce n'è sempre tanti anche quando c'è poca gente, quindi vedremo. Ho continuato a guardare il video per vedere se smadonneremo a sufficienza da detestare questo posto o ad amarlo, perché tutti vengono in Norvegia per visitare le Lofoten, ma c'è anche molto altro come abbiamo già visto, però abbiamo molta curiosità. Siamo arrivati a Svolvær, queste casettine stranissime costruite su piccole isolotti che solo i norvegesi riescono a fare, poi quella bella fabbricona. A Svolvær noi faremo acqua, basta probabilmente. La strada diventa molto figa e 2 corsie, ragazzi, non ci succedeva da un bel po' di tempo, devo dire. Diciamo che abbiamo capito Che è pieno di gente. però è bello, bello. Ecco la nozione di vita stradale in Norvegia. Dove c'è scritto M vuol dire che è un passing place, non si può parcheggiare, ma vedo che qui alle Lofoten se ne fotten. Tipo questo qui non potrebbe parcheggiare. Perché? Perché vuol dire che è un posto dove tu ti puoi allargare in caso di, come questo, passano altre macchine e tu non ci passi. È la prima volta che vediamo proprio sgarrare la regola qui in Norvegia in modo così efficiente. Vedete, tipo qui se noi non ci fermiamo, prego, non ci passiamo. Vedete, è pieno di gente anche che cammina a piedi, non è proprio... Sì, poi vanno a fare escursioni, vanno a fare un sacco di cose. Non c'è un angolo libero, praticamente hanno buttato le macchine pure sulle pietre. Non è una cosa normale qui in Norvegia. A quanto pare qui è normale. Esatto, qui sì. Praticamente arriviamo a Henningsvær, che vedete lì dal cartello che vi sto inquadrando, perché praticamente stiamo andando su una piccola isola e un'altra piccola isola, tutte collegate da ponti. C'è il semaforo che regola il traffico e soltanto dura tipo 10 secondi, ma nemmeno, perché poche macchine possono passare sul ponte contemporaneamente. Stiamo andando verso appunto Henningsvær, che è diventata super famosa per quel campo da calcio assurdo che è costruito appunto su un'isoletta grande quasi quanto il campo da calcio stesso. Wow, paesello là proprio squisito. Direi che non vedevamo così tanta gente da quando vivevamo a Roma, direi. Inizio, cavolo. Vabbè, no, dobbiamo tornare indietro. Un commento di un simpatico camperista su Fortnite ci dà speranza, ma non so. Occhio. Sì, ma tutti girano come... Cioè... Così, no. Sì, perché come se fosse pedonale, vabbè, giustamente qua è stretto. Posso qui? Alla fine siamo parcheggiati in questo parcheggio che è effettivamente molto tranquillo. L'unico che ci sono i gabbiani, come vedete, sono tantissimi. Praticamente stiamo pagando fino alle 23, quanto? 16 euro. E poi domani dalle 8 fino a che non ce ne andiamo Si paga di nuovo. Si paga di nuovo, dalle 23 alle 8 non si paga. No. Adesso se famo il panino andiamo a fare un giro, prima che inizi a piovere perché danno bruttissimo. Arrivando a Henningsvær, costruita su 2 minuscoli lembi di terra collegati solo da un piccolo ponte, abbiamo come l'impressione di essere catapultati nel tempo. Questo paesino, che conta soltanto 500 abitanti, ha avuto per secoli come economia principale soltanto la pesca. Questo paesino conta soltanto 500 abitanti e per secoli qui l'unica fonte di guadagno è stata la pesca. Nonostante il turismo, la pesca continua a essere centrale nell'economia di questo villaggio.
Cosa sto facendo, Victor? Si è messo 90. Io ti fermo sempre mentre fai cose strane. 1050 corone, 90 euro per andare a pescare con loro. Magari non peschi a caso, io conoscendomi non ho mai pescato. Hai pescato un pesce solo in Vietnam, grande così. Era un calamaro, poi non è un pesce. Non era un calamaro, era un pesciolino. Era un calamaretto. No, era un pesciolino. Siamo arrivati, dove siamo arrivati? Al... Poco preferito, il campo da calcio. comunque il campo da calcio più famoso del mondo, che è questo qui. Ma noi ve lo facciamo vedere dall'alto, che è molto più bello. Comunque guardate quanti mezzi sono venuti a vederlo, un botto. Il campo da calcio di Ennisver è stato considerato il campo da calcio più bello del mondo. È stato costruito su un grandissimo scoglio ed è stato collegato da un ponte all'isolotto più grande dell'arcipelago soltanto nel 1983. Prima andavano a nuoto questi, arrivavano al campo già stanchi. Il campo, a parte scherzi, il campo, realizzato livellando il solido strato roccioso, utilizza le tipiche rastrelliere per l'essiccazione del merluzzo per impedire che la palla finisca in mare, se no questi devono tornare a nuotare di nuovo, capito? Detto fatto, il tempo da lì a poco sarebbe diventato bruttissimo. Poco prima che iniziasse a piovere sono riuscito a fare qualche bello scatto durante la tormenta che stava venendo. Sono bagnata a casa oggi. Mi sono bagnata proprio ora dentro perché sennò... Come nostra abitudine, Sonia prima ha guardato su Too Good To Go e ha ordinato un box. Vediamo che cosa c'è quest'oggi, che cosa ci hanno dato. Già lo vedo piccolo e leggero, Tanta ma pioggia. ha preso solo tanta pioggia. Porca Vediamo. vacca. Sonia invece adesso si trova nel bagno, quindi si è spostata da qui dal corridoio, passando per la cucina e poi è arrivata in bagno. Io vorrei farmi una doccia calda oggi. Cioè non che non me la faccio di solito, me la sento tutti i giorni e voglio farmi una doccia calda, quindi... Non se la fa da una settimana. Non è vero, che bugiardo. È stata un buon acquisto. Mi hanno dato, ho portato una specie di brownie al cocco. Due croissant. Belli, sei contenta? Mi ha dato un altro di questi cornetti belli. Solo e questo. dolci. Guardate quello là, si è fatta una bella doccia, E poi ho trovato gli spagnoli che smadonnavano contro il tempo e uno diceva alla moglie: perché mi hai portato qui? Veramente? Perché sta via di merda. Comunque Bello. ragazzi, tutto questo per 3,50 €, che da solo questo dolcino che superava la 7 cifra. euro. Boh, ci sarà 20 euro Qua di c'hai roba. 1, 2, 3, 4, 5 giorni di colazione. Conviene sempre ragazzi, fatelo. Dopo aver portato a casa i fantastici dolcini, il umore è sceso di nuovo drasticamente in picchiata perché abbiamo il 10%. Il 10%. Allora, avevamo il 38. Ma ho deciso di cucinare per 3 ore e ho commesso un errore. Non lo dovevo fare sapendo che nei prossimi giorni Farà brutto. farà brutto. Quindi devo tenermi quell'energia per un'altra cosa e semplicemente stasera mangiare un'altra cosa. Mangiare una cosa che ci vuole poco, tipo 2 uova con qualcosa, ok? E in più stiamo facendo una cosa molto divertente, ovvero dietro Victor ci sono delle batterie di un drone che non è il nostro drone. Ma è di un ragazzo che probabilmente si è perso il caricabatterie. No, sì, se l'è perso. Se l'è perso e non riesce a caricarle con Nella il drone. macchina. E Perché quindi lui è in preferisce macchina, aspettare 3 spieghiamo. ore. Lui è in macchina. Ah, lui è in macchina e viene dalla Danimarca, un ragazzo ucraino. Solo che deve aspettare una vita perché ora sono 2 ore e mezza, quasi 3 ore che lui aspetta in macchina probabilmente che le sue batterie si carichino. Quindi oltretutto quello che già stiamo caricando di nostro abbiamo anche sommato quello, però ci fa molto piacere farlo. E Sì, noi... perché se magari un giorno lo faccio in buona fede, un giorno mi trovo in difficoltà, io vorrei che qualcuno mi aiutasse. Sì, e poi voglio dire, è bello sempre poter dare una mano, a noi non costa niente l'energia, quindi... E poi voglio dire... Ne abbiamo poca, però vabbè. Ci costa, però l'importante è che insomma abbiamo fatto una buona azione. Abbiamo deciso che venderemo un servizio, ti carichiamo il drone, carichiamo cose nel nostro van a costo di rimanere senza energia, non lo so, giusto per caricare i computer per lavorare. Solo questo, mangeremo crudo per mesi, però potremo farlo diventare un business. The next day. Buongiorno mondo, stamattina abbiamo deciso di pagare comunque il guidatore è stato... Mi sveglio solo per guidare. Siamo al fermi al semaforo. Abbiamo deciso di dormire un po' di più perché, cioè, di dormire più dell'orario che avevamo previsto, cioè 7:30. Arriva quella batteria. Batteria di che? Del drone. Comunque sia, oggi ci siamo svegliati, c'è il sole. Non doveva esserci. Oh, va bene così. Ci andiamo da Ennisver e
andiamo verso Jim Sawyer. Alla fine ci siamo fermati un po' prima perché questo ponte è bellissimo. Victor non vede l'ora di far volare il nostro drone malandato con il gimbal tutto storpio ormai. Delle isole principali dell'arcipelago di Lofoten. Tutto il giro di Gimtoya, che come avete visto dal drone in realtà dall'alto non è così male, anzi è anche molto bella. Però scozzese. molto scozzese direi, sì. Percorriamo la costa nord-orientale senza trovare un'anima. Wow! Sembra tanto la Scozia. Siamo a Eggum, in paesino proprio a nord di Vesvågøy. Eggum ci piace. Devo dire che questa zona è molto bella e ci sono anche delle specie di sabbia, cosa che alle Lofoten non è scontata perché sono molto spesso pietrose. Later. Alla fine ci siamo parcheggiati vicino a Eggum, che praticamente è là, e abbiamo guidato un pochino, abbiamo visto tutti questi spiazzi lungo la strada così. E siamo parcheggiati qui. Sì, siamo sulla strada ma non passa molta gente, quindi siamo pronti per fare seratona in van. Seratona in van vuol dire, in realtà non sempre, però visto che il clima si è di nuovo invernizzato e abbiamo tirato fuori di nuovo il pile, sì. Altrimenti di solito è mangiare fuori, bere una cosa, guardare il tramonto fino alle 11, 11:30 e poi entrare in van. Guardate il cielo come si è ingrigito. Vabbè, ma d'altronde lo sapevamo già e... Sì, ci ha pure regalato una mezza giornata di sole, quindi ci siamo caricati fino al 30% di batterie, quindi tanta roba. siamo contenti, Su 400 ampere tanto. siamo soddisfatti. Buonanotte. The next day. Buongiorno da una lavatrice oggi. Allora, Mamma mia, deliziosi queste robe. praticamente siamo venuti, come facciamo sempre noi, in una campeggio senza dormirci, ma usufruiamo delle bellissime lavatrici norvegesi, pagando una cifra molto bassa. A casa di qualcuno. Quanto abbiamo pagato? Io ho pagato 120 per 2 lavatrici, che sono 10 euro, quindi 5 ore lavatrice piene, pure le lenzuola abbiamo messo. Quindi questa lenzuola e asciugamani, quella vestiti. Qua metti i coin, le monetine, i gettoni, e le puoi decidere di mettere, sono molto moderne come quelle che abbiamo a casa, diciamo, e si può mettere anche express, quindi abbiamo queste qui durerà solo 1 ora e 20 e quella 1 ora e 10 e 1 ora e 13. E nel frattempo così noi abbiamo tempo di farci pranzo senza perdere tempo, capito? Proprio perfetto. E l'asciugatrice gratis. Mentre la lavatrice si fa, Victor ha preparato un pranzo leggero con avocado, hummus, pomodori e frutta. Praticamente una cosa che a me piace molto di questi paesi è che tutta l'estate, da giugno ad agosto, si trovano i frutti rossi, mirtilli e lamponi super buoni e non costano più che in Italia. Però certo, se vi piace la frutta estiva, qua costa un botto. Stamattina abbiamo visto al supermercato le pesche costavano €1 ciascuna, ma erano così. e quindi adesso mangiamo e quando avrà finito la lavatrice, asciugatrice, e dopo ci spostiamo verso
Stamsund. 82 kilometers later. Siamo riusciti nel nostro intento e questo ci dà sempre grande gioia. Mamma mia, arrivati, c'era posto, abbiamo fatto, l'abbiamo lavato, nel frattempo abbiamo mangiato. Poi dopo mi sono messo a leggere, lei ha guardato un po' la guida di che cosa faremo in questi giorni. La guida questa, Norvegia. Non la guida Michelin, magari. No. Aiuto, che tanto arrivano certi mezzi dall'altro lato, la strada è a volte larga, a volte stretta, non si sa mai. Niente, dicevamo che continua questo giro nell'isola, nelle isole delle Lofoten. Purtroppo, ai noi, il tempo non ci sta assistendo abbastanza. Ci sta assistendo affatto. Non ci sta proprio assistendo, ci ha abbandonato. Praticamente dopo vabbè. Andoia ha detto ma hanno preso 5 giorni di sole. Tutto in discesa, ragazzi. No, tutto in salita. Cioè, No, è tutto in discesa. no, tutto in discesa vuol dire che è tutto più facile. Ah, io pensavo verso il fondo. Ah, beh. Com'è stata Stamsund? Veloci. Bagnata, direi. No, abbiamo spento la macchina, mi sono cambiato i pantaloni e l'ho riaccesa, poi siamo partiti. Ti sei cambiati per quale motivo? Perché ti sei bagnato. E riempivamo l'acqua. Diciamolo, perché non siamo nemmeno usciti in realtà da qui. No. Perché ragazzi il tempo è veramente terribile e infatti. Però è molto bella questa strada. Guardate gli allevamenti di poveri salmoni abbandonati. No, abbandonati, ingabbiati volevo dire. Molto bello, sì. Molto molto bello, infatti questa costa sud dell'isola dicono che è la più bella. Ora stiamo passando da Steine, così vi rendete conto più o meno di dove siamo. Proveremo ad andare a dormire lungo la costa occidentale dove ci sono le spiagge, così magari ci fermiamo lì già per stasera e ci facciamo una passeggiata per non stare fermi in camper tutto il giorno. Però sì, a noi ci uccide questo clima, proprio ci ammazza dentro. I nostri amici dell'Italia che ci dicono no, beati voi che qui fa caldo. No ragazzi, ma non avete capito, cioè meglio caldo. Quindi niente, continuiamo a proseguire. Voi direte, ma chi ve l'ha fatto fare di andare là? Poteva andare da un'altra parte. E questo è vero, ma l'abbiamo fatto per il semplice fatto che non metteremo mai più piede da questa parte. Mai più! L'abbiamo fatto perché volevamo troppo venire, ma ci sta pesando tantissimo il clima, tanto, perché un conto sta 10 giorni, un conto starci 3 mesi e mezzo. 4 mesi. Dopo 150 manovre abbiamo trovato un parcheggio con una bella vista su questa spiaggia che si chiama Vik Beach, una delle spiagge più conosciute di quest'isola. E vado a vedere la prossima spiaggia. La seconda spiaggia arrivando dalla strada è questa meraviglia di Auckland Stranda. The next day. Buongiorno signori. Buondì. Stamattina abbiamo passato la mattinata con una famiglia splendida che ci siamo conosciuti su Instagram in realtà e ci stavamo corteggiando a vicenda da un po' per riuscire a vederci e finalmente dopo un mese siamo riusciti a incontrarci qui alle Lofoten, a Vesvågøy, dove dormivamo noi. Loro passavano proprio dalla nostra strada, quindi ci siamo messi d'accordo. Abbiamo trovato dei nuovi amici e ve li presentiamo. Eccoli, sono 3. Lui si chiama me e bene. Allora, in verità questa domenica è piena di sorprese. E oltre a queste 3 pecore abbiamo conosciuto degli umani veri. Comunque non lo sa lei se superarci abbastanza velocemente o no. Non hanno paura di noi. Comunque, dicevo, abbiamo conosciuto degli umani. Quindi, come vi dicevamo, una famiglia, Andrea e Daniela con le loro belle bimbe. Ora loro sono là, siamo parcheggiati vicini, alla fine ci siamo ritrovati diversamente da come vi avevamo detto. Ci siamo già ritrovati oggi perché abbiamo pensato che forse oggi o mai più e loro poi vanno su e noi andiamo giù. Abbiamo deciso di passare la giornata insieme, ognuno facendo le sue cose, e stasera, magari dopo quando le bimbe dormono, trascorreremo un po' di tempo chiacchierando insieme, se non si mette a piovere. 2 hours later. Allora, stasera mangiamo stretti. Siamo con loro, finalmente ve li facciamo vedere perché ve ne abbiamo parlato prima, ma non ve li abbiamo fatti vedere. Cioè sono al centro della telecamera. Di qualcosa. Un boccone pieno. Bello. Tra l'altro sembra che ci siamo conosciuti da una vita, invece ci siamo conosciuti da 6 ore Adesso. praticamente. Ci sono da stamattina. Ci sono situazioni che ti portano a Vero, conoscere vero. meglio le persone, a La avere vita più è fiducia. così. Nell'ambiente in cui ti conosci, no?
Esatto. Non so che ci perdiamo, però io ho il braccio steso, quindi... Continuiamo e ci vediamo domani se ci riusciamo a svegliare dopo la quarta bottiglia. Vi svegliamo No. voi, anzi le No, bimbe, Tutti conoscono le Lofoten, però in pochi conoscono alcune delle sue curiosità. Ad esempio che il nome Lofoten in lingua norrena significa piede di lince e che i abitanti residenti nell'arcipelago sono circa 24.000. E un'altra cosa molto interessante è che il clima, nonostante si trovino a 200 km a nord del circolo polare artico, non sia poi così freddo come si pensa. La temperatura più bassa mai registrata è meno 13 gradi nel mese di febbraio. Questo grazie alla corrente del Golfo, di cui gode tutta la costa norvegese. Lasciamo anche questo bellissimo posto con montagne piene di nebbiola, molto molto scenografiche. Abbiamo lasciato i nostri amici di One Family Life e adesso dobbiamo fare un po' di cosette, perché tra l'altro la giornata si presenta peggio di quanto immaginavamo, piorigina, fa freddo, dobbiamo svuotare il bagno, fare benzina, fare la spesa? No, forse un po' di cose l'abbiamo finite un po' ieri sera. Sì, è vero, ieri sera abbiamo fatto cena tutti insieme, quindi ovviamente cena, abbiamo fatto un aperitivo, quindi qualcosina un po'. Stiamo passando su un bellissimo, molto molto scenografico. Parcheggio del paesino di che sarebbe praticamente il paese che ha l'ultima lettera dell'alfabeto, che non è la Z qui ma è la A col pallino sopra che si legge O praticamente O. Quindi proviamo a dormire qui, proveremo a fare anche una passeggiatina al paesino, domani magari possiamo fare l'escursione che ci sono qui per vedere il paesino dall'alto. Novità di cui potreste anche prenderci in giro, perché noi abbiamo sempre detto che non vogliamo, non è il fatto che Victor sia piegato a 90, ma ci siamo piegati alla elettricità, perché La verità è che fa sempre cagare il confrontandoci tempo, con altri ragazzi, sì, a parte quello fa sempre cagare, cioè, quindi abbiamo ok. paura che avremo ancora problemi, cioè avremo, no, non è che abbiamo paura che avremo. avremo sempre Avremo il 2% in questi Quindi la giorni. situazione che voglio spiegare è: siamo venuti qua a parcheggiarci perché si segue l'elettricità. Sono 4 giorni che mangiamo crudo. Perché? Perché stiamo dando la priorità ad avere Starlink. E Starlink funziona col suo decoder che va una meraviglia, ma consuma un botto perché va a 220. Consuma un botto di elettricità. Io c'ho l'adattatorino che ho comprato cinese, avevo speso tipo 250 euro per fare tutto sto aggeggio, e va a Consuma 12 molto volte. meno. E consuma E quindi voi pochissimo. direte dov'è il Ma problema? quando gli gira questa antenna non funziona perché non è attaccata al suo decoder. E qual è il problema? È che noi abbiamo la piastra induzione. Se mi voglio scaldare una zuppa, se mi Non voglio scaldare fare se vuoi questo, cucinare, se vuoi scaldare non va. consumi molto ovviamente. Stiamo sempre a terra, quindi Ma in perché questi qui giorni ci è troviamo molto che brutto. ci dobbiamo spostare Poco. pochissimo. Ci spostiamo massimo di 15, 20, 30 km al giorno.
Adesso sono 3 giorni che fa brutto, quindi ci spostiamo di 30 km. Ci ricarichiamo fino al 15% in quello. E andiamo a 0. E poi torniamo ogni sera a 0, al 2. E così si riparte. E questo senza far da mangiare. Questo non è un problema. Ieri sera abbiamo normalmente. avuto ospiti, come avete visto. Ho fatto le magie, ho fatto tutta roba cruda. Questa sera cucinerò l'inverosimile. Faccio da mangiare per i prossimi 7 giorni, ragazzi. È vero, lo farà. Come potete vedere, Victor si sta sbizzarrendo, sta cucinando riso, uova, verdure, ora patate, ora sta per fare le crepe. Si vede che siamo attaccati alla corrente. The next day. Niente, noi adesso siamo qui, dobbiamo fare così, così, così e così. Inizia a farsi bella al 1000° scalino, alla faccia meno. Si suda oggi. La scalinata è super ripida, guardate da dove arriviamo. In 1 chilometro si fanno 500 metri di dislivello. Siamo morti, ma piano piano ce la faremo. Devo riprendere la tua faccia dopo quest'ora. Ci abbiamo messo 1 ora a salire la scala. Buono. Però non si vede più un cazzo, ma ne attendiamo finché non vediamo qualcosa. Però ragazzi è un casino di gente. La coda per salire, la coda. Pure tutti questi gruppi. Tutti i road sono. Aiuto! Overtourism, mamma netta. Convento a freddo, anzi a caldo. Scalini. Tanti, troppi scalini. 2000, alti così. Comunque per essere turistico è bello faticosetto. Si vede un cazzo. Non si vede un cazzo, ma la nebbia se ne può andare. Noi staremo qui un po' per riprendere fiato e cercare di fare qualche foto bella, perché sennò non ne valsa la pena proprio. Cioè, poter vedere perlomeno. Si sta prendendo un po'. Ragazzi, la vista è meravigliosa, credo. La vista è meravigliosa, che dici? Quindi ci siamo acclimatati, mi sono messo la giacca, appunto perché mi sono acclimatato. No, perché è andata via il sole e diciamo solo E ogni tanto si vede il paesino sotto, ma niente di che. Ecco, la situazione è questa. Guardate quanta gente c'è. Sì. Questo è proprio il cartello. Non immaginatevi come i reel di Instagram dove vedete solo il nulla. E sta pieno. Abbiamo conosciuto 2 signori carinissimi di 70 anni che viaggiano per festeggiare il loro 50° di matrimonio da un anno. Vivono viaggiando ora. No, ma dico da un anno e continuano. Quindi adesso volevamo pagare il parcheggio uscendo da questo parcheggio super caro, ma non funzionano le carte, non funziona nessuno. Quindi tutti stanno smadonnando in tutte le lingue. Siamo andati via dal parcheggio, non siamo riusciti a pagare. Vi diremo se prenderemo un multone oppure se ci farà pagare dopo un po'. Guidare per le Lofoten e tutto, trovare il parcheggio non è assolutamente facile. Allora, dopo aver girato come matti e aver passato i famosi 2 ponti per ben 3 volte, alla fine ci siamo fermati proprio sotto i ponti. Che stai a fa? Sta a posto? Victor sta sistemando un po' di cose. Allora, ci siamo parcheggiati qui, che sembra molto idilliaco. In realtà lo è, ma è a pagamento. 14 euro stanotte spenderemo. Stiamo spendendo un botto di soldi, ragazzi. Le Lofoten sono per starci qualche giorno di più. Scusate se interrompo, ma che cos'è che devo leare? Cosa della cucina. Le Lofoten sono una meta molto figa, ma veramente di massa, perché tutti portano i gruppi di viaggio qui e vediamo tantissimi gruppi con tante persone che viaggiano qua, che rendono davvero incasinata la situazione, soprattutto nell'isola di Mosca e Nessoi. Quindi bello, però dopo un po' è stancante. Per noi che viviamo in van è stressante. La nostra serata prosegue, mi faccio un po' di yoga, ci vediamo dopo.
Stava facendo Victor? Sta guardando i video di YouTube sul prossimo drone che comprerà. Bene, con questo vi lascio. Buonanotte, a domani. The next day. Buongiorno! Perché soffriamo oggi? Ci fanno male? Ci fanno molto male i polpacci. Cacchio di cane. Che ieri la camminata... Madonna, ieri siamo andati a fare quella camminata. Oggi abbiamo malissimo E le poi- gambe. Mica avevo letto che erano 2000 scalini. No, ma è che è Ma proprio tipo alti. Cioè... 50 centimetri di distanza uno dall'altro. Cioè, Sì, no, infatti oggi se vogliamo torturarci a vicino ci facciamo... Lui è tutto sghembo oggi. ah, ma perché tu no? Allora, dove siamo? Siamo a Flagstadoy di nuovo, ovvero siamo tornati indietro perché non abbiamo visto bene queste spiagge, che sono le spiagge più grandi delle isole Lofoten, le spiagge di Ramberg. Andiamo a fare magari qualche ripresina, dare un'occhiata, com'è. Oggi non si capisce, dopo un po' che cammini fa freddo, fa caldo, però l'aria è fredda, quindi boh. Comunque sia, stamattina abbiamo fatto un po' di cose, dopo pranzo siamo partiti, abbiamo fatto benzina, acqua, abbiamo comprato gli sticker delle Lofoten e adesso facciamo un po' di giri. Oggi è il nostro ultimo giorno alle Lofoten e quindi oggi speriamo di farci ancora qualche bella vista panoramica. Oh. Sei deficiente. Che sta nell'isola di Moskenessoy. L'isoletta è collegata da questo ponte qui e un altro ponte uguale dall'altro lato. È un pezzettino di terra minuscolo. E qua, questo pezzo qui, non c'è scritto no parking, non ci sono divieti, ci sono un altro paio di van qui parcheggiati e poi le strutture per l'essiccazione del pesce che non sappiamo se le usano ancora o meno. Speriamo che non ci caccino, però in realtà non ci sono divieti, quindi è un terreno brutto, non è... cioè tutto pietroso però fattibile, con guanito e basta. Quindi stasera dormiremo qui e domani se riusciremo a prendere il traghetto e lasciare le Lofoten per arrivare a Bodo e poi da lì iniziare a scendere un bel po' e poi fermarci di nuovo verso la zona centrale della Norvegia perché poi è zona fiordi, quindi i prossimi video saranno probabilmente ambientati da quelle parti, ma prima ancora andremo a Bodo, vedremo se c'è qualcosa che ci fa fermare oppure no. Quindi per adesso è tutto.